Molto spesso nei miei video utilizzo più o meno intensamente una determinata lente di ingrandimento per analizzare degli avvenimenti storici, quella della geopolitica umana, ovvero la declinazione della geopolitica teorizzata da Dario Fabbri. Disciplina di cui mi sono subito innamorato perché non ha fatto altro che riordinare quelle che sono sempre state le mie idee e i miei pensieri, ma che non avevo mai espresso, diciamo. Un po' come quando ci innamoriamo, no? Quando ritroviamo negli occhi del nostro partner noi stessi. Insomma, stessa cosa che è successa a me con questa disciplina. Bando alle ciance però, che cos'è la geopolitica umana? Diciamo un'ovvietà, se esiste una geopolitica umana vorrà dire che ne esiste anche una non umana, no? La geopolitica classica, insomma. Inquadriamo quindi prima la disciplina classica e solo dopo la paragoniamo con la sua variante. Dicesi geopolitica, quella disciplina che studia la relazione tra questi due elementi, la geografia e la politica. Beh, grazie al cazzo. In pratica dice, ma guarda te che coincidenza, i territori conquistati da questo re sono anche quelli che avevano le terre migliori da coltivare. Questi due stati, indipendentemente dalle loro ideologie, sono sempre stati alleati contro questo qui. Questo paese qua è circondato dal mare e infatti ha una tradizione marittima lunga secoli. Questi paesi qui, tutto sommato, sono tutti amici tra loro. Sarà un caso che sono tutti quelli sottoposti alle medesime condizioni geografiche? Insomma, una sorta di ritorno alle origini, mettiamola così, che sia l'imperatore o re di secoli addietro o magari il presidente dello stato contemporaneo, siamo tutti vincolati al pianeta Terra. Indovinate un po', le terre da coltivare servono a tutti, i metalli servono a tutti, i mari e le montagne ce li abbiamo tutti e possono essere vantaggiosi o svantaggiosi per tutti quanti. La geopolitica è una disciplina che muta nel tempo e si mischia all'economia, alle relazioni internazionali, ai trattati, tutte cose bellissime, ma un po' futili, insomma sono quelle cose che interessano e servono a noi, perché noi abbiamo la pretesa di essere il fine ultimo della civiltà. Come scrive Fabbri, lui stesso prese inizialmente le distanze dalle discipline più classiche delle nostre università per via di alcune carenze fondamentali. Numero 1, la storia. Citando le sue parole che ho sempre sostenuto anch'io senza mai esprimerle veramente, la storia è una materia importantissima perché è l'unica disciplina applicabile alle altre discipline, fateci caso. La matematica ha anche una storia. Chi ha inventato i numeri? Perché usiamo quelli arabi? Perché il nostro sistema è decimale? Si conta da 0,9 e poi si ricomincia. Magari è più facile spiegarlo con la letteratura. Perché il sommo poeta Dante mise nell'inferno casualmente tutti i suoi nemici? Perché Foscolo è così arrabbiato per la cessione di Venezia agli austriaci? Perché Pirandello porta all'esasperazione questo concetto delle maschere nella società? Indovinate un po', tutte queste persone hanno avuto una vita e sono cresciute in un determinato contesto storico e sociale con una determinata mentalità. Non si può quindi pensare di poter analizzare un paese dal punto di vista politico o geopolitico che dir si voglia, senza nemmeno sapere come si è arrivati ad avere il suddetto paese, senza conoscere la sua storia, o meglio, le sue storie. Il secondo punto di divergenza dalle discipline classiche è il seguente. Sì, ok, bello sapere vita, morte e miracoli di questo re o di quell'altro, ma la gente comune, quando arriva, che faceva la gente comune mentre il tizio veniva incoronato? Ecco perché esistono le storie, non la storia. Anche il più importante condottiero della storia è stato bambino ed è cresciuto in un determinato contesto. Se tale bambino fosse stato con la bacchetta magica teletrasportato altrove, allora sarebbe stato plasmato in un'altra società, sarebbe stata un'altra storia. Questo perché da che mondo è mondo sono le popolazioni le vere protagoniste, non i singoli uomini. Senza le popolazioni, tali singoli uomini non esisterebbero o comunque sarebbero assai diversi se estrapolati dalle loro collettività. La geopolitica umana quindi ha una profonda base storica, geografica e anche psicologica. Piuttosto che concentrarsi sul profilo psicologico del dittatore di turno, focalizzandoci e interrogandosi su quanto fosse cattivo, studia sì la psicologia, ma la psicologia collettiva dei popoli. Perché questi tizi odiano questi altri diversi? Perché questi considerano questi altri come parte del loro essere? Perché questi tizi, da quando esistono, sono sempre stati armati fino ai denti e si sono ritrovati sempre negli stessi identici conflitti? Insomma, se la geopolitica è la relazione tra la geografia e la politica, allora la geopolitica umana è la relazione tra le determinate collettività e lo spazio geografico in cui vivono. È chiaramente una semplificazione, poi nel capitolo dedicato ci si concentra su cosa accetta e su cosa rifugge la geopolitica umana, però l'importante è che almeno avete chiara la separazione tra le due discipline, tra quella originale e questa nuova declinazione. I punti fermi e stabiliti che affronta la geopolitica umana sono i seguenti: la differenza tra imperi e nazioni, la differenza tra strategia e tattica, un importante
tantissima separazione tra struttura e sovrastruttura, ciò che conta davvero contro ciò che è costruito sopra, per poi arrivare all'inutilità dei vari leader, la differenza tra integrazione e assimilazione, fino all'importanza della demografia. Non pretendo di affrontare punto per punto, anche perché sento di non averne ancora le competenze, molto banalmente, quindi mi concentro su quei punti che ritengo uno più importanti e due che utilizzo anche spesso anch'io nei miei video, tralasciando le cose meno importanti magari. Fermo restando che per me è tutto importante, insomma, questo libro per me è diventato... green screen? Questo libro comunque per me è diventato una specie di Bibbia. Importantissimo specificare, come sottolinea anche lo stesso Fabbri all'inizio della lettura, questa non è la verità universale, questa non è la chiave di volta per scoprire i segreti del mondo, questo è un approccio del tutto personale che può essere condivisibile o meno. Vai col primo punto però, imperi e nazioni. Punto fondamentale che alle volte facciamo fatica a comprendere: il mondo è costituito da imperi e nazioni. E basta. Prestate attenzione però, quando noi parliamo di imperi e nazioni abbiamo subito in mente qualcosa. Nel primo caso, per esempio, l'impero romano, il Sacro Romano Impero, l'impero giapponese, l'impero russo, eccetera eccetera. Ancor più facile con la nazione, o comunque lo Stato-nazione. Basti pensare a tutti i paesi membri dell'Unione Europea, ma anche i paesi del Sud America, piuttosto che i paesi del Levante e via dicendo. Ecco, non è sempre così, infatti gli imperi e le nazioni che racconta la geopolitica umana non sono necessariamente gli stessi e collegati alla definizione della Treccani di impero e di nazione. Mettiamola così, insomma, impero è chi l'impero fa. Se però non vale la definizione della Treccani, allora bisognerà darne un'alternativa, no? Partiamo magari con quello più facile, la nazione o comunque lo Stato-nazione. La nazione è quella struttura che si origina con un processo ben preciso: violenza, fusione e infine aggregazione. Prima di tutto c'è un ceppo, un gruppo dominante che solo ed esclusivamente con la violenza impone se stesso sugli altri, sconfiggendo questi ultimi. Gli sconfitti non vengono scacciati via dal territorio o annichiliti completamente, non tutti almeno, ma vengono obbligati, più o meno forzatamente, a continuare a vivere lì, sotto le bandiere altrui, con il fine ultimo di ottenere la fusione tra i molteplici ceppi. I vincitori vogliono e necessitano di fondersi a livello genetico con gli sconfitti per generare una nuova stirpe, non più rossi e blu, ma viola. Col passare degli anni, i nuovi figli venuti dopo dimenticano quello che è accaduto prima. La violenza originale diventa, tipicamente almeno, un racconto eroico di unità nazionale e arriviamo quindi all'ultimo risultato, quello del destino comune. Gente che non c'entra nulla con i dominatori originali, se non per qualche lontana parentela, porta avanti le stesse medesime bandiere. Si è compiuta l'assimilazione. Per dare origine alla nazione quindi sono necessarie queste tre fasi, non una di più, non una di meno. Qualche esempio pratico? La Francia ha completamente rimosso il suo passato bretone, celtico e occitano da quando il ceppo franco-parigino si è imposto sugli altri. Da quel momento sono diventati tutti francesi. La Germania? Germania per tantissimo tempo è stata sinonimo di Prussia, che ha schiacciato sotto di sé gli altri stati della Confederazione Germanica, tenendo fuori addirittura l'Austria, altri tedeschi proprio come loro, ma che potevano essere una minaccia alla loro egemonia. E l'Italia invece, l'abbiamo detto migliaia di volte, il modello piemontese assoggetta a sé il resto della penisola. Nel giro di poche generazioni abbiamo dimenticato quella guerra e rimane semplicemente il racconto eroico. Tengo a precisare che le mie parole non sono strascichi di una qualche nostalgia neoborbonica, per carità di Dio, semplicemente la realtà dei fatti. Molto spesso noi chiamiamo nazioni posti che nazioni non sono, solo perché c'è qualche confine tracciato col righello. L'India non è una nazione. Delle molteplici popolazioni che abitano la penisola indiana, ancora nessuna ha imposto forzatamente la propria egemonia sugli altri. La Spagna, oggi come allora, ha ancora forti spinte indipendentiste, perché l'unificazione è avvenuta con un matrimonio e non nel sangue. Forse sto per dire una bestemmia per noi occidentali, ma forse quei 700 anni di dominazione araba della penisola iberica danno un'immagine della stessa penisola molto più unificata rispetto a quello che sarebbe successo dopo. La piccola Svizzera? Uno dei paesi più ammirati, aria pulita e ricchezza per tutti, ma se non fosse per quei confini artificiali cosa rimane? Non esiste un modello elvetico, non a caso non è uno stato centralizzato ma è composto dai famosi cantoni, gente che convive a livello burocratico ma che non c'entra nulla gli uni con gli altri e nessuno è interessato a imporre violentemente il proprio modello culturale sugli altri. Quindi abbiamo capito, ci sono le collettività, queste possono diventare nazioni, ma solamente poche di queste possono ascendere al grado massimo, all'evoluzione finale, insomma, a furia di caramelle rare solamente poche possono diventare imperi.
Gli imperi non si originano mai per volontà, nessuna nazione si alza la mattina e si proclama impero o sogna di esserlo, semplicemente si ritrova ad esserlo. Quando una nazione è sistemata internamente, nel senso che ha compiuto totalmente il suo processo di creazione, allora può permettersi di guardare fuori, ed indovinate un po' cosa vede? Nemici ovunque, gente diversa da te, potenzialmente altre nazioni che possono nascere o che sono già nate o peggio ancora sono più vecchie di te, più stabili e più consolidate. Indovinate un po' cosa scatta nella mente dei popoli? O noi o loro. La nazione si fa impero quando diventa l'egemone di un determinato territorio, quando riesce a sottomettere con la forza o meno le popolazioni vicine. Con i popoli assoggettati non si ha la pretesa di fonderli a livello genetico come nel processo di origine della nazione, ma si intende mantenere dei paletti, non in una situazione di parità però, ma in una situazione di vassallaggio. Mettiamola così, una nazione si trasforma in un impero quando questa diventa il punto di riferimento o comunque l'egemone della sua determinata zona di interesse, quando altre collettività o quando altre nazioni cadono nella sua sfera di interesse e si rifanno a quest'ultima. Ripetiamolo ulteriormente, se una nazione non ascende al grado di impero in quel determinato territorio, semplicemente prima o poi lo farà un'altra nazione, né più né meno. I nostri amici russi sono un esempio perfetto per spiegare l'impero. Come dite, lo zar è caduto con la rivoluzione d'ottobre? Ricordatevi, impero è chi impero fa. Un singolo uomo caduto non può rimpiazzare millenni di storia di un'intera popolazione. Noi oggi parliamo della Russia come se fosse una, ma solitamente si parla delle Russie. Non a caso lo zar di Mosca era lo zar di tutte le Russie. Oggi l'impero russo mantiene ancora il ceppo dominante degli slavi occidentali, non a caso i centri più sviluppati si trovano tutti a ovest degli Urali. Dopo le montagne però apriti cielo, abbiamo sì gli slavi che vanno dalle popolazioni montuose degli Urali fino a quelle della lontana Siberia, fino a Vladivostok. Questo più che altro nei territori più a nord, perché a sud abbiamo gli strascichi dell'impero mongolo collassato, in primis tatari e a seguire i baschiri. Abbiamo poi i ceceni e gli armeni, altai e coreani e per finire gli ucraini. Tutti questi gruppi etnici e culturali mantengono la loro diversità e la loro cultura, qualcuno anche in senso pratico, nel senso con qualche autonomia locale, non più di tanto. Tutti loro però sono convinti di fare parte di questo grande sogno magnifico che è la Russia. La Russia verrebbe meno senza di noi non si può parlare di Russia, perché la Russia è tutti noi messi assieme. Ovviamente è pura propaganda e no, non mi riferisco alla propaganda di Putin attraverso le televisioni o comunque mezzi di informazione, ma mi riferisco a quella narrazione che gli imperi si attribuiscono anche inconsciamente, molto spesso anche mentendo spudoratamente. Lo fanno tutti, la leggenda che aleggia oggi in Russia è l'anti-occidentalismo. Nell'epoca sovietica si raccontavano come la patria dei lavoratori. Prima ancora l'impero dell'epoca zarista era il faro guida dell'ortodossia. Sono vere queste cose? Sono false? Poco conta, l'importante è imbastire una narrazione, in modo tale che i propri paesi vassalli abbiano qualcosa in cui credere. Cosa sono gli Stati Uniti se non la luce della democrazia? Cos'è l'Iran se non il fulcro del mondo islamico? Cos'era Roma se non la civiltà contro le barbarie? La cosa paradossale è che le stesse potenze imperiali sono succubi della loro idea di sé e quando questa si infrange contro la realtà, vedasi per esempio la Russia, rimangono genuinamente confuse e frustrate. Il giornalista medio italiano scrive o dice nel suo talk show la seguente frase: l'America di Trump, la Russia di Putin, la Cina di Xi Jinping. Ma senza accanirci contro i poveri giornalisti, apriamo un libro di storia scolastico. L'Italia giolittiana, l'era napoleonica, la Germania del baffetto. Sì, sicuro, guarda, tutti questi uomini sono stati proprio possessori dei loro paesi. A me piace molto buttarla in caciara e scherzare, ma noi ce la raccontiamo davvero così, Secondo i nostri libri di storia, a un certo punto Hitler col suo piano malvagio è sbucato e è andato al governo ingannando tutti. La Germania ai tempi aveva circa 65 milioni di abitanti. Secondo i nostri libri di storia, 65 milioni di cretini. Gente che non si è accorta che questo tizio aveva pubblicato un libro in cui scriveva nero su bianco quello che pensava degli ebrei e dell'espansione della Germania verso est. Per carità, metteteci la violenza politica, le intimidazioni, la propaganda, ma 65 milioni di esseri umani? Non sarà che forse Hitler è stato il prodotto della sua società e come tale la società si rivedeva in lui anche nelle sue follie? E che dire dei nostri amici a stelle e strisce? Sono delle povere vittime perché ora c'è Trump, perché ora è sbucato fuori questo oligarca che ha deciso di inventarsi di fare il dittatore e quindi gli americani, la popolazione ora sono tutti sotto scacco. L'America è in pericolo.
Sì, l'America è in pericolo. Una narrazione di questo tipo presuppone il fatto che il signor Donald Trump, prima di salire alla presidenza nel 2016, abbia passato almeno 15 anni della sua vita a preparare il suo piano malvagio per andare al governo e trasformare gli Stati Uniti in un'autocrazia. Indovinate un po'? Non è così. Il tedesco Trump si faceva semplicemente i fattacci suoi prima. Per carità, discutibilissimi, ma si tratta comunque di un essere umano figlio del suo contesto. E tra l'altro gli Stati Uniti sono talmente immensi che ci sono anche più contesti. Oltre il danno anche la beffa, quindi. Trump infatti non c'entra nulla con la gente che lo vota. L'elettore medio di Trump ha la Bibbia in mano e la pistola. Possiede un ranch coi tori, innalza la bandiera confederata. Tutte cose che non c'entrano una sega con un magnate newyorkese abituato all'economia, al caos, alla città. Esempio perfetto per capire quanto sia irrilevante chi comanda il paese, dato che a volte chi comanda il paese non c'entra nemmeno nulla con quelli che l'hanno votato. Questo si chiama approccio lideristico, ovvero fermarsi alla sovrastruttura delle cose rimanendo anche ingannati magari e non scavando quello che c'è sotto. Se noi dovessimo ragionare così, allora dovremmo dire che tutti gli americani fanno gli interessi di Trump, quando abbiamo capito che specialmente in primis chi lo vota non c'entra nulla, non vuole perseguire gli stessi interessi di Trump, perché quest'ultimo ha altri interessi. Se noi dovessimo fermarci al solo pittore austriaco, allora tutti i tedeschi dell'epoca erano tutti antisemiti, tutti quanti, e tutti credevano nell'espansione della Germania verso est. Scavando ulteriormente invece scopriamo come, per esempio, per la prima volta la Germania dalla sua creazione scopre e sperimenta un nuovo ceppo egemone, ovvero il ceppo austro-bavarese, in contrapposizione allo storico e sempreverde ceppo prussiano che ha guidato l'unificazione tedesca e che aveva promesso la vittoria nella prima guerra mondiale mentendo al suo popolo. In soldoni quindi, il tizio che comanda non è sbucato fuori all'improvviso e non si è imposto dall'alto, ma al contrario nasce dal basso, è figlio della sua società. Se il leader è un prodotto derivato, ne deduciamo che bisogna studiare l'origine del fenomeno e non fermarsi al primo strato, ovvero condensare vicende complicatissime puntando il dito su una singola persona. No signore, quella singola persona è solamente un interprete di qualcosa di molto più profondo. Relegata nella sfera della sovrastruttura non c'è solamente la figura del leader, ma anche quella della forma di governo. Approcciarsi ad un paese e ragionare sulla sua forma di governo vuol dire proprio mancare l'obiettivo. Vuol dire che quando noi leggiamo che in un paese c'è una dittatura, in automatico abbiamo già dei paletti mentali. Alcune cose le escludiamo e alcune cose le mettiamo quasi di default. Così come anche quando leggiamo che c'è un grande Parlamento e una grande democrazia. Se il paese è una democrazia, allora determinate cose in automatico le escludiamo, mentre altre le inseriamo quasi in automatico. Un ragionamento di questo tipo presuppone il fatto che qualora ci fosse un cambio di regime anche improvviso in un determinato paese, allora come per magia le popolazioni cambiano. Germania prima del 33, tutti buoni, tutti santerellini. Germania dopo il 33, tutti quanti, tutti dei mostri assetati di potere. Eppure i tedeschi erano gli stessi, identici sia prima che dopo, guarda te. Non è mai la forma di governo o di stato che scolpisce le collettività, ma viceversa. Sono sempre le popolazioni che per i più disparati motivi cambiano, si attribuiscono o gli viene imposta una determinata forma costituzionale. Molto spesso questo viene fatto per convenienza, per comodità. Ancora oggi il Giappone, per esempio, è un impero su carta, ma nella realtà non lo è per nulla. Semplicemente nel 1945, con la resa della seconda guerra mondiale, il Giappone, citofonando alla porta americana, ha detto: oh raga, noi ci arrendiamo, ok, ma l'imperatore deve rimanere, perché senza l'imperatore il paese crolla, siamo allo sfacelo. In tutta risposta gli americani, che già sapevano che avevano vinto e già sapevano che la prossima minaccia sarebbe stata l'Unione Sovietica e già sapevano che avrebbero espanso la loro zona di influenza nel Pacifico, hanno detto: vabbè, sti cazzi, lasciali tenere l'imperatore, se questo serve a far funzionare il paese nella chiave che serve a noi, ovvero quello di avere un paese satellite nel Pacifico abbastanza potente da arginare l'espansionismo sovietico, ben venga, lasciali pure tenere il burattino imperatore, tanto poi comandiamo noi, sti cazzi. Viceversa, gli Stati Uniti, il paese della democrazia, sono l'impero più potente della storia perché comandano e vincolano sé con un grandissimo grado di libertà, questo è vero, tutti i loro paesi satellite, noi compresi. Come abbiamo detto prima, noi pensiamo davvero che i poveri russi siano tutti delle vittime di Putin, che Putin tenga in scacco il popolo russo coi suoi giochi di potere.
Completiamo il ragionamento quindi. La guerra va malissimo e la popolazione rovescia Putin e come per magia noi con la bacchetta magica applichiamo il modello del parlamentarismo alla Russia. Secondo questa forma di principio, allora quindi come per magia tutti i russi cambiano. Allora i russi accettano la democrazia, accettano la libertà e diventano la nostra fotocopia, insomma, tutti amici. Siete sicuri? Secondo me non succederebbe proprio così. Secondo me il popolo russo, dato che è un popolo profondamente imperiale, si costruirebbe una nuova narrazione persino sul parlamentarismo e sulla democrazia. Magari, sto inventando chiaramente, se un domani dovesse arrivare la democrazia in Russia, allora comunque il popolo russo si potrebbe inventare qualcosa del tipo ma solamente noi siamo la vera democrazia, diffidate dagli altri, no? Noi siamo quelli veri e puri, gli altri sono venditori di fuffa, loro sono corrotti, noi no. Sto inventando qualcosa del genere, insomma. Un cambio di governo non può competere con secoli e secoli di storia. Riassumendo quindi, i russi, anche in democrazia, continuerebbero a essere russi, punto. In estensione all'inutilità della forma di governo vi è anche l'inutilità dell'ideologia. L'ideologia, piuttosto che la religione, viene adottata anche in maniera inconscia perché banalmente fa comodo al suddetto impero o nazione. Qua sì che riprendo le parole di Dario Fabbri precise perché questo concetto si spiega benissimo con la rivoluzione russa. Come stracavolo è possibile che la più occidentale delle ideologie, che ha alla base per principio la lotta di classe, venga adottato da un paese che non ha classi sociali? Ve lo siete mai chiesti per caso? La Germania dell'Ottocento è il classico paese della catena di montaggio e delle ciminiere che sputano fumo a ogni angolo delle strade, non troppo diverso dalla Londra dell'epoca, per esempio. È il paese che ha appena iniziato ad avere operai e proletari e qualcuno aveva appena iniziato a scrivere di loro. Se noi balziamo in Russia anche agli inizi del Novecento, ci accorgiamo di come, a parte Mosca e pochissime altre città, non ci sono operai e sfruttati, non ci sono le classi sociali, quindi com'è possibile che dall'oggi al domani sono diventati tutti rossi? Ricordiamo che Lenin teorizza la sua rivoluzione in Svizzera, quindi in Occidente. Per quanto riguarda il cambio di regime invece, sì, è semplicemente questo, un cambio di regime. Dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, seguita dalla batosta contro i giapponesi nel 1905, è evidente che ci stiamo indebolendo. La missione che ci siamo attribuiti, quella della Terza Roma, quella della Chiesa ortodossa, non è più abbastanza forte. La religione non è più un collante abbastanza forte. Le spinte secessioniste sono sempre maggiori, i tempi cambiano, serve qualcosa di nuovo. Signore e signori, vi presento il comunismo. Anche questo ci permette di essere tutti uguali, ci permette di fare appello a tutti perché i lavoratori ci sono da Mosca a Vladivostok. Azzeriamo completamente le religioni in modo tale da 1. Arginare le autonomie locali che adottano magari la religione musulmana piuttosto che qualche religione orientale e 2. Diamo noi stessi il colpo di grazia al vecchio regime, ovvero l'ortodossia, in modo tale che sia ancora più evidente il fatto che abbiamo seppellito il vecchio mondo e di questo nuovo ci si può fidare. Poi la sostanza non cambia, prima c'era lo zar, ora c'è il capo del partito, per ragioni storiche siamo un'autocrazia, ma siamo sempre anche un impero e la falce e il martello è la nostra nuova storia che ci raccontiamo e che raccontiamo ai nostri vassalli. Tra l'altro, perché l'Unione Sovietica è stata la versione più potente dell'impero russo? Perché banalmente aveva un bacino d'utenza mondiale, paradossalmente infinito. Se io faccio appello alla religione ortodossa ho un bacino d'utenza limitato, ma i lavoratori e gli sfruttati, quelli ci sono ovunque nel mondo, quindi potenzialmente posso fare appello a chiunque. Citando sempre Dario Fabbri, tra l'altro, perché il comunismo e il cristianesimo sono inconciliabili? Perché banalmente fanno lo stesso identico mestiere, quindi o uno o l'altro per professare l'uguaglianza dei popoli. Proprio il cristianesimo è un'altra ideologia perfetta da prendere ad esempio, ideologia che è stata la favoletta che l'impero spagnolo si è attribuito nel corso dei secoli, per esempio. L'abbiamo accennato anche nel video sul falangismo. Come tiene insieme gran parte della penisola iberica, mezzo Sud America, il Messico e qualche isola, con una bella livella sociale ed ideologica. Chi se ne frega se io sono catalano e tu provieni da qualche tribù indigena, siamo tutti uniti sotto il segno della croce, tutti uguali di fronte al Signore, quindi tutti dentro, non scappa nessuno. Questi sono poco meno della metà degli argomenti trattati dalla geopolitica umana, trattati in questo meraviglioso libro. Se Dario Fabbri è stato l'autore di quanto scritto finora, prendo io le redini per la riflessione finale di questo video. L'Italia è in crisi, gente, i problemi sono tanti, sono complicati e molto spesso si incastrano anche gli uni con gli altri.
Tutto è risolvibile, è difficile, ma tutto è risolvibile, basta semplicemente una cosa, ovvero studiare. Con lo studio si comprende come mai è sbagliato rubare, con lo studio si capisce dove si originano i problemi, con lo studio si comprende se una promessa che ti fanno è possibile mantenerla o è solo fumo negli occhi. Studiare non vuol dire obbligare un adolescente a stare ore e ore sul libro o su un pezzo di carta. Indovinate un po'? Non imparerà mai nulla così, anzi inizierà a schifare lo studio. Studiare vuol dire innanzitutto avere curiosità. Scegliete voi verso cosa, verso quale argomento. Alla fine tutti siamo diversi, tutti abbiamo passioni diverse, no? Questa è la mia curiosità. Nonostante io sia adulto e vaccinato, quando mi addentro in questi argomenti ho l'entusiasmo di un bambino e da questo entusiasmo scaturisce anche l'involontario apprendimento di questi argomenti. Il messaggio finale è questo, quindi in un mondo super veloce come il nostro, trovate uno spiraglio di tempo per coltivare la vostra curiosità, qualsiasi essa sia. Coltivatela e approfonditela in modo tale, anche indirettamente, che imparate qualcosa di nuovo magari, in modo tale anche che la nostra collettività, quella dello stivale in cui viviamo, possa magari rallentare, se non addirittura invertire, quel processo infinito di stupidità e ignoranza a cui sta andando incontro. E anche per oggi ragazzi abbiamo finito, io vi ringrazio per aver ascoltato tutto, questi argomenti complicatissimi, anche questi un po' fuori tema rispetto al solito. Cosa vi lascio in descrizione del video? Il mio link Amazon con il mio codice per acquistare il libro di Dario Fabbri, Geopolitica Umana, il modo migliore e più intelligente per sostenere il canale se siete interessati, oltre magari a un paio di conferenze di Dario Fabbri stesso, quindi sicuramente se avete ancora dei dubbi lui potrà toglierveli con le sue parole. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!